Ciao, bentornato sul canale nella serie di Fatti gli affari miei. Nella scorsa puntata abbiamo dato un'occhiata al mio nuovo template, quello che ho costruito su fogli Google, che utilizzo per costruire il mio budget e per tenere traccia di entrate ed uscite finanziarie. L'abbiamo aggiornato con le ultime spese di ottobre e poi ho dato un po' di spazio all'illustrazione della nuova dashboard, del centro di controllo e al foglio che monitora il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Alcuni di voi mi hanno chiesto di condividere il foglio, però dato che lo sto ancora testando, mi prendo ancora un pochino di tempo prima di condividerlo con la community. Nel frattempo ti lascio in descrizione un template gratuito semplificato che forse è più adatto a chi comincia a tracciare le sue spese da poco. Ci ho fatto un video per spiegarti come utilizzarlo e anche quello lo lascio qui sotto in descrizione, dagli un'occhiata. Mi raccomando, lo devi prima scaricare e poi salvare sul tuo Google Drive. Ma vediamo un po' di aggiornare la situazione con le novità di questi giorni. Questa settimana è arrivato lo stipendio, quindi vediamo come trattare il re del nostro budget. Prima però facciamo un patto. Io in totale trasparenza ti faccio vedere quanto guadagno. Tu in cambio mi prometti di non cadere nella tentazione di fare i confronti con quanto guadagni tu, il tuo vicino di casa, tuo cugino. Ognuno di noi ha la sua storia professionale. Io ho 50 anni, tu magari ne hai 25, 30 o poco più. E lasciatelo dire, l'errore più grande che potresti commettere è proprio quello di paragonare le tue entrate con le mie o quelle di qualcun altro. Come ti dicevo, ognuno ha la sua storia, il suo percorso. A qualcuno potrebbe sembrare un fallimento guadagnare come me a 50 anni. Ho conosciuto tanti ragazzi giovani che guadagnano molto più di me. Per altri invece può sembrare una chimera. Ma qui la cosa importante che facciamo insieme è quella di condividere le logiche con cui gestiamo i soldi a nostra disposizione, perché sono proprio quelle logiche il vero valore dei video che condivido. Quindi mi raccomando, non cadere nella trappola di fare confronti con gli altri. L'unico confronto che ha veramente senso fare è quello con il te stesso di ieri. Guardiamoci negli occhi, me l'hai promesso? Affare fatto? Andiamo avanti. Quindi adesso tiriamoci sulle maniche, prendiamo il nostro foglio di lavoro, prendiamo le nostre app bancarie che come sempre ti ricordo sono quelle che danno il primo impulso al nostro foglio di lavoro e cominciamo a segnarci tutto. Allora, vediamo un pochino. In realtà devo portare le ultime due spese del mese di ottobre, per cui sono due spese variabili. Ho fatto 50 euro di carburante, quindi ci andiamo a prendere il nostro foglio delle spese variabili, andiamo a mettere carburante 50 euro. Torniamo subito non sulla dashboard ma sul cash flow, ok, squadratura di 50 euro perché dobbiamo andare ad aggiornare la cella della banca. Queste le ho pagate con BancoPosta, quindi mettiamo meno 50. Il sistema torna ok, perfetto. La seconda spesa, che è anche l'ultima del mese di ottobre, l'abbiamo fatta con Trade Republic, quindi andiamo a correggere il saldo del conto di Trade Republic. Abbiamo speso meno 41. Ok, ed è quello che riportiamo anche nella spesa del supermercato. Abbiamo saturato le nostre spese variabili di ottobre, abbiamo un residuo di 0. Siccome vi dicevo che è arrivato lo stipendio, lo andiamo ad inserire nel saldo di BancoPosta. Lo stipendio è 2682. Mi raccomando, ricordati il patto che abbiamo fatto, Ok, quindi 2682, squadratura che adesso ci rileva il sistema. Come lo tratto lo stipendio del mese di ottobre? Io sono un dipendente, quindi ricevo lo stipendio il 27 del mese. Nel presupposto che lo stipendio entrato nel mese di ottobre finanzia le spese di novembre, fino a che non si chiude l'ultima settimana di ottobre metto in stand-by lo stipendio e lo faccio tra i debiti fittizi. Sono fittizi perché sono dei debiti in realtà con me stesso, quindi solo nel momento in cui passo alla gestione del mese successivo, in questo caso quello di novembre, solo a questo punto libero lo stipendio dalla gabbia del debito fittizio. Vi faccio vedere. Abbiamo detto che lo stipendio è 2682, lo metto tra i debiti fittizi, 2682. Ora, vedete che se torno sul mio cash flow, il mio sistema è ritornato in equilibrio. Il mio saldo di BancoPosta adesso contiene lo stipendio. E che cosa vado a fare? Adesso vado praticamente a fare quello che io chiamo il cambio mese. Questo foglio di lavoro è strutturato per mesi, no? Ve lo ricordate? Qui c'ho tutte quante il blocco delle spese fisse, delle entrate, sono suddivise nei 12 mesi. Che succede? Ora ci troviamo a chiusura del mese di ottobre e in apertura del mese di novembre. Gestiamo questo passaggio. Come si fa? Praticamente io seguo il flusso di quadratura dei conti correnti e della liquidità. Che vuol dire? Io ricordo sempre che il saldo dei movimenti bancari è quello che comanda tutto quanto il foglio. Una volta che lo stipendio è passato e le mie somme sono quadrate, il mio sistema è in una situazione di equilibrio, cosa vado a fare? Per gestire il cambio mese vado ad aggiornare le altre voci. Ora, il debito fittizio lo abbiamo appena sistemato, quindi io ho messo i soldi dello stipendio nel mio conto di BancoPosta, ho pareggiato, tra virgolette, quell'importo nel
nella voce dei debiti fittizi, vado a segnarmi tra i crediti tutta un'altra serie di crediti fittizi che sono, per esempio, l'assegno familiare che mi deve arrivare per il mese di novembre. Ok, e io ce l'ho assegnato tra le entrate del mese di novembre, sono queste 29 euro qua. Adesso ci muoviamo unicamente nella sezione di crediti e debiti fittizi, vi faccio vedere come. Il primo degli elementi era lo stipendio e lo abbiamo inserito, 2682. Il secondo elemento è quello dell'assegno familiare. In realtà questo non è un vero e proprio credito fittizio, perché questo è un credito che io ho nei confronti dello Stato fin tanto che non ricevo l'assegno familiare. Lo metto tra i crediti fittizi perché sono quei crediti di servizio che mi servono a gestire il passaggio del mese, in questo caso il passaggio da ottobre a novembre. Diamo invio. Ok, poi abbiamo il credito per i buoni pasto, anche questi li andiamo a prendere da qui. Io per il mese di novembre mi aspetto poco perché vengono riconosciuti nel mese di novembre i buoni pasto per i giorni di servizio prestati nel mese di agosto, siccome agosto è un mese di ferie, quindi mi aspetto di avere molti meno buoni pasto del solito, sono 37, diamo invio. Poi ho un'altra serie di debiti fittizi, mi è entrato lo stipendio, come sapete lo stipendio lo gestisco in questa maniera, quindi lo stipendio di novembre insieme a tutte quante le altre entrate per un totale di 3.256 lo vado a ripartire tra queste voci. La prima voce è quella delle spese, poi c'ho quella del fondo emergenze, fondo pensione e il fondo investimenti. Ora queste tre voci le vado a inserire nei debiti fittizi fin tanto che non farò i bonifici verso gli istituti Directa, Trade Republic, le varie banche presso le quali io detengo i miei fondi pensione, Monifarm, fondi investimenti, il mio PAC e il fondo emergenze. Quindi praticamente vado a sistemare questi importi. 478 del fondo emergenze, in realtà sono 470 più 8 degli interessi. Fino a che non mi accreditano gli interessi io giro soltanto 470. Quindi mettiamo 470 nel fondo emergenze. Eccolo qui, 470. Poi abbiamo 280 nel fondo pensione di Bonifarm. Eccolo qui, 280. Mentre invece per il piano di accumulo che ho presso Directa, fino a che non arrivano le altre entrate, che sono di 500 euro, che mi aspetto per il mese di novembre, metto soltanto la differenza tra 520 e 500 appunto, che è 20, e per adesso lascio questo. Dovremmo esserci... Ok, quando arriveranno le altre 500 metterò 520 euro qui dentro tra i debiti fittizi verso Directa. Ok, andiamo avanti, seguiamo il flusso, i buoni pasto l'abbiamo considerati, i buoni Amazon non ne abbiamo. Queste qua sono formule, questo qui deve aver preso già il mese di novembre, 2046 dovrebbe corrispondere al buffer di novembre. Eccolo qui, se non vi ricordate cos'è il buffer, è praticamente quell'ammontare di liquidità che io ho presso i miei conti correnti e che mi serve a gestire la differenza tra entrate e uscite mensili. Quindi il buffer al mese di ottobre 2046 per il mese di novembre deve essere 668. Il buffer è quello di ottobre, in realtà dovrebbe essere questo qua di novembre, 668. Da che cosa dipende? Dal fatto che non ho ancora aggiornato questo range di celle delle date di riferimento. La prima settimana di novembre parte il 27 di ottobre, ok? Quindi io devo aggiornare questa cella, 27 di ottobre. Automaticamente cambieranno tutte quante le altre celle di riferimento. Il budget settimanale, qua c'è il segno della manina perché questo lo devo fare a mano. Novembre a 5 settimane, adesso ve lo faccio vedere. Spese variabili, ottobre, prendiamoci novembre, eccolo qui, a 5 settimane, ok? Quindi dobbiamo fare una serie di aggiornamenti qua, tutti quanti manuali. Innanzitutto qua mettiamo 160 per la quinta settimana, automaticamente si aggiorna la quinta riga. Nel frattempo vedete che si è aggiornato il buffer, adesso 668 è esattamente il buffer di novembre, eccolo qua, del mese di novembre, ok? Siamo sulla riga del buffer 668, quindi questo si è aggiornato. Questo dipende dall'aggiornamento di queste celle qua, tant'è vero che io ogni volta devo partire ad aggiornare il foglio da questa tabella e poi passare a questa. Comunque va bene lo stesso. L'altra cosa che devo andare a correggere è questa colonna qui, dobbiamo andare a creare i nuovi link, perché questi qua erano i link delle spese variabili di ottobre, adesso dobbiamo andare a collegare le celle di novembre che vanno da BV a BZ. Ok, quindi andiamo ad aggiornare queste celle qua, BV, BW, X, Y e Z. Ok, abbiamo speso 0, perfetto. Adesso praticamente queste celle sono collegate a questa riga delle spese residue del mese di novembre.
siccome non abbiamo ancora fatto nessuna spesa, le spese residue sono pari al budget che abbiamo previsto, ok? Che è la riga immediatamente superiore. Perfetto, allora andiamo avanti ad aggiornare le altre celle. Le spese fisse ci mancano. Dobbiamo andare a togliere tutte le spese di ottobre, quindi rifacciamo un reset. Ci dovremmo andare a prendere le spese fisse di novembre. Io parto sempre dalla sommatoria, ma in realtà, siccome la sommatoria ce l'ho anche qui sotto, quello che potremmo fare è andarci a prendere la somma, quindi sulla riga O83, facciamo così, senza metterci la somma, mettiamoci direttamente O83, si va a prendere tutte le spese del mese di novembre, 2556. Eccole qua. Man mano che sosterremo le spese fisse andremo a decurtare questo importo totale. Abbiamo ancora una squadratura di 2682 che è esattamente lo stipendio. Adesso che abbiamo riallineato il file sulla base di entrate ed uscite finanziarie del mese di novembre, possiamo andare a togliere quel debito fittizio che ci eravamo apposti. Tolgo questo debito e automaticamente il foglio sarà ritornato in una situazione di equilibrio. Ora ci troviamo nella settimana 1 del mese di novembre, quella che va dal 27 ottobre al 2 novembre. Io ho già sostenuto alcune spese di questa settimana, possiamo andare ad aggiornare sia spese fisse sia spese variabili. Partiamo con Trade Republic, visto che ce l'ho aperta qua sotto. Ho speso 26 euro al supermercato. Partiamo dal saldo della banca. Vado sulle spese variabili del mese di novembre, supermercato, e metto 26. Ecco fatto. L'altra spesa, sempre con Trade Republic, è 16 euro per un libro. Eccolo qui, 16 euro. Poi ho BancoPosta, ho comprato l'olio del frantoio, 50 euro. E 6 euro di spese al bar. Perfetto, quindi mettiamo meno 50, meno 6. Queste per me sono tutte e due spese variabili. Adesso, andando a mettere 50 euro l'olio del frantoio, 6 euro di spese al bar, e adesso deve tornare per forza. Ok, sistema in equilibrio. Abbiamo fatto, non so quanto ci abbiamo messo, 10 minuti, abbiamo fatto il cambio del mese e abbiamo cominciato ad aggiornare le spese variabili del mese di novembre. Vediamo quanto mi rimane dalla dashboard fino alla fine della settimana. 62 euro, perfetto, non sono tantissime, manca ancora qualche giorno alla fine della prima settimana di novembre, ma va bene così. Ok, adesso che abbiamo finito con l'aggiornamento del foglio, facciamo qualche considerazione e vediamo che cosa mi ha creato un po' di disagio questa settimana. Sicuramente è stato l'acquisto dell'olio del frantoio, 50 euro. Ma dato che ho soltanto 160 euro disponibili per le spese variabili della settimana, se 50 se ne vanno soltanto per l'olio e siamo a giovedì, venerdì, posso andare in difficoltà con il weekend alle porte. E allora posso fare due cose. O stringo la cinghia e mi tengo con le spese fino alla fine della settimana, evito di andare a cena fuori, evito di fare questo, evito di fare quello, alla fine quella sessantina di euro che mi sono rimaste me le faccio bastare, però certo non è proprio il top. Oppure posso fare un'altra cosa, ripartisco la spesa dei 50 euro dell'olio nelle 4-5 settimane del mese. In novembre ce ne ha 5, quindi 5 settimane, è come se facessi 10 euro per ogni settimana variabile. Vi faccio vedere come. Praticamente io me ne andrei sul foglio delle spese variabili, vedete che io ho messo 50 euro nel mese di novembre, rimango con soltanto 62 euro disponibili per le spese residue per giovedì, venerdì, sabato e domenica, capite che è poco. Allora l'alternativa quale può essere? Vi dicevo che invece di mettere 50 euro tutte sulla prima settimana non faccio altro che fare 10 qui, 10 qui. Io ho ripartito il peso di quella spesa sulle 5 settimane del mese di novembre. In questa maniera abbasso la somma disponibile da 160 a 150 per le successive settimane di novembre, però in quella corrente io riesco ad avere non più 62 ma 102 euro a disposizione fino alla fine della settimana, e questo cambia sinceramente un pochino le cose. Questo per farvi capire come tratto questo tipo di spese. Insomma, ci faccio qualche ragionamento sopra. Se sono troppo in difficoltà, questo potrebbe essere un escamotage. E questa situazione qua, quella con cui mi trovo con pochi soldi a ridosso del fine settimana, mi capita molto spesso durante l'anno, e comunque faccio di tutto per starci dentro. Diventa quasi una sfida con me stesso, è una sfida di frugalità. Io in realtà frugale non lo sono mai stato, se non altro non prima della mia conversione al mondo della finanza personale, però quando mi trovo in queste circostanze scatta parecchio la sfida con me stesso per vedere se riesco a starci dentro, e sinceramente trovo questa cosa stimolante e divertente, però magari io so particolare. E comunque questa settimana voglio lasciarti con un esercizio pratico da svolgere. Prendi carta e penna, o meglio ancora un foglio
foglio Excel. Fai 14 colonne, la prima con la descrizione e poi fai una colonna per ciascuno dei 12 mesi dell'anno e per ultimo inserisci la colonna dei totali. Poi fai un elenco di tutte le spese ricorrenti che ti vengono in mente. Cerca tra le tue bollette, tra le tue app bancarie, recupera tutto quello che ti viene in mente e che pensi possa aiutarti. Poi compila la tabella con i tuoi numeri. Per cominciare puoi prendere spunto da quello che ho messo io tra le spese fisse e le spese variabili. Bene, quando avrai finito questo lavoro sarai più consapevole delle tue spese annuali rispetto al 70-80% di tutti gli italiani, te l'assicuro. A questo punto non ti resta che lasciare un like, iscriverti al canale e dirmi se c'è qualche aspetto che ti piacerebbe approfondire tra quelli che abbiamo trattato. Ti ricordo di scaricare il template del budget che trovi qui sotto in descrizione e voglio salutarti con questa frase: fare bene con i soldi ha poco a che fare con quanto sei intelligente e tutto a che fare con come ti comporti. Un saluto dal Kleiser Lab, ciao!